Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Vladi, astrologa e psicologa, e oggi entriamo insieme nel grande viaggio del 2026, un anno che porterà nuove direzioni, consapevolezza e risveglio interiore. Nel video che stai per vedere la voce è mia, sto registrando io, quella che vedi sono realmente io sono fatta proprio così, ma in questo video c'è la versione digitale di me stesso, quindi è il mio avatar. Ho scelto di usare questa versione di me per una ragione semplice, sincera e anche consapevole. Tra le consulenze, i miei social da seguire, i corsi che sto frequentando e la mia vita personale, e avendo anche un bimbo piccolo, il tempo è prezioso e grazie al mio avatar posso creare contenuti più spesso con la stessa energia e autenticità, ma senza rinunciare all'equilibrio tra il lavoro e la vita reale. In questo modo posso continuare a portarvi ogni settimana nuovi video, oroscopi e percorsi di crescita, mantenendo sempre la qualità e la quantità dei miei contenuti. Ti consiglio di guardare questo oroscopo non solo per il segno solare, ma anche per l'ascendente e il segno della luna. Insieme rivelano 3 parti di te, e solo unendo questi 3 livelli potrai comprendere davvero cosa ti riserva il tuo 2026. E se vuoi andare oltre l'astrologia, sul mio canale trovi anche la mia nuova serie delle 60 regole psicologia del denaro, un percorso gratuito che unisce psicologia e attrazione consapevole, dove ti insegno a trasformare la tua energia, migliorare il tuo rapporto con il denaro e attrarre esperienza in linea con la tua frequenza. Ogni regola è un passo concreto per cambiare davvero la tua vita. Ti lascerò il link della playlist sotto nella descrizione di questo video. Ti chiedo di non dimenticarti di lasciarmi un like e un commento se questo contenuto ti è piaciuto, e se ancora non lo fai, seguimi. Ora iniziamo il nostro viaggio. Toro, parliamo del primo transito importante e parliamo di Urano, e da qui è cominciato tutto. Diciamo che da questa soglia invisibile in cui la vita ha smesso di chiedervi permesso e ha iniziato di spingervi fuori dalla zona comfort. Parola che spaventa molti è la trasformazione, ma la trasformazione non è una minaccia, è un ponte tra chi eravate e chi siete diventati, perché dal 2018 al 2026 Urano è nel vostro segno zodiacale, è stata la vostra rivoluzione personale, il primo campo, quindi corpo, immagine, identità, scelte di vita, stato civile, lavoro, è stato attraversato da scosse, tagli netti, nuovi inizi. Eventi improvvisi come dei fulmini, matrimoni, separazioni, nascite, anche se parliamo di nipoti, svolte di carriera radicale, immigrazioni, cambi di città, nuovi documenti, un volto nuovo, un passo deciso. Urano nella prima casa toglie ciò che immobilizza e apre porte che prima non sapevate neppure che esistessero. Vi ha resi più liberi, più pronti a sperimentare, a rischiare quando serviva, a dire sì all'inedito. Nel 2025 avete vissuto l'ultima intensa fase di questo transito nel segno, la vita ha accelerato, chiedendovi scelte chiare. Nel 2026 potete finalmente dire: ce l'ho fatta, ho cambiato pelle. Il ciclo si chiude, ma non si ferma, cambia campo, perché Urano cambierà stanza. L'anteprima avete avuto nel 2025, l'ingresso definitivo ora nel 2026. Esattamente il 7 luglio del 2025 Urano ha fatto il primo passo nel segno dei Gemelli, offrendovi un'anteprima di ciò che sta per accadere, come una finestra aperta su denaro, risorse, valore, energia personale. Quell'assaggio vi ha fatto intuire direzioni nuove, come guadagnare, da dove far arrivare i flussi, cosa comprare, cosa lasciare andare, quale rapporto instaurare con la materia e il corpo. Dal 26 aprile del 2026 l'ingresso diventa definitivo. Urano si stabilisce nella vostra seconda casa dell'oroscopo fino al 21 maggio del 2033. 8 anni in cui l'universo vi chiede di rivoluzionare il modo in cui producete valore economico, pratico e vitale.
La seconda casa non è solo il conto in banca, è ciò che avete, ciò che sapete fare, ciò che siete disposti a scambiare col mondo. È il vostro magnete, come attira, come distribuisce, come trattiene. Con Urano qui il denaro non obbedisce più ai vecchi schemi, cambiano strumenti, canali, clienti, prodotti, piattaforme, cambiano tempi e spazi. Ciò che vi annoiava non regge più, ciò che vi accende diventa pista principale. Quindi ci saranno dei nuovi metodi di reddito come professioni magari più uraniane e flessibile, più indipendenza, quindi freelance, digitale, IT, commercio, delle piattaforme, format informativi, più gemelli, quindi magari scriverete di più, parlerete, insegnerete, medierete, quindi documenti, pratiche, intermediazione in generale. Ci saranno più vie, meno dipendenze, magari redditi multipli invece di una sola entrata, diversificazione come abitudine, si apriranno cassetti diversi dove far scorrere i vostri flussi. Ci saranno degli investimenti magari anche non convenzionali, come Urano ama degli orizzonti nuovi, strumenti innovativi, risparmi distribuiti, custodie, diciamo in più cassette, un portafoglio vivo, mobile, da aggiornare. Oppure potreste iniziare a fare degli acquisti e vendite lampo, delle occasioni improvvise come immobili, terreni, auto, strumenti di lavoro, decisioni rapide su traslochi, vendite, migrazioni, quando l'opportunità chiama. Oppure potreste fare un rebranding del valore personale, magari inizierete proprio a porvi la domanda: quanto valgo, cosa monetizzo, quale talento trasformo in servizio? La domanda non è cosa possedete, ma quale unicità mettete in circolo. Urano è veloce, è verticale, quindi strappa per liberare, accende per far vedere. È normale che i flussi siano più variabili, alti e bassi, accelerazioni e pause. La soluzione non è ancorarsi a un solo pilastro, ma costruirne molti, leggeri e intelligenti. La seconda casa ha anche energia fisica, quindi con Urano qui la vostra benzina cambia, meno inerzia, più spinta attiva, nuove routine, nuovi ritmi, un'alimentazione più dinamica, un uso del tempo più elastico. Il corpo diventa strumento produttivo, se vi accendete producete, se vi spegnete i numeri lo riflettono. Per questo il 2026 vi chiede una manutenzione nuova, quindi sonno, alimentazione, movimento, pause. L'energia non si ha, si crea. Quindi come potrebbe trasformarsi la vostra vita dal 2026 al 2033? Magari passerete dall'impegno fisso al modello ibrido, quindi tra un lavoro base e un progetto extra, oppure lancerete dei canali o dei contenuti nuovi su YouTube, newsletter, dei podcast, oppure potreste aprire e chiudere rapidamente, quindi parliamo di linee di servizio prodotte in base ai dati reali, non all'abitudine. Fare un upgrade di strumenti, processi, quello che magari non funzionava ieri, oggi va ottimizzato. Potresti ridisegnare delle spese, quindi tagli mirati agli sprechi, investimenti in ciò che rende davvero, dire sì all'occasione giusta al volo. Urano premia chi è pronto. Quindi il primo ciclo ha cambiato voi, questo secondo cambierà il vostro rapporto con la materia. Prima, quindi identità, immagine, stato e luogo. Ora parliamo di reddito, patrimonio, strumenti, abilità monetizzabili, autostima concreta. Urano in seconda casa vi insegna una cosa che non si insegna sui libri. La ricchezza è un linguaggio e voi state imparando una grammatica nuova fatta di velocità, scelta, coraggio, leggerezza e intelligenza. Parliamo ora di Saturno e Nettuno, che sarà nella vostra 12ª casa. Toro, sicuramente dopo anni di scosse, rivoluzioni e cambiamenti, il 2026 vi porterà in un territorio completamente diverso, quello del silenzio, della profondità, dell'ascolto. È come se il cielo avesse deciso di abbassare il volume del mondo esterno per farvi sentire la vostra voce più autentica. Saturno, il grande architetto del tempo, entra definitivamente nella vostra 12ª casa il 14 febbraio, dove resterà fino al 2028. È un transito che parla di successi da mostrare o di medaglie da esibire, parla di disciplina interiore, di struttura silenziosa, di quel tipo di lavoro che non si vede ma che trasforma il tutto.
Quando Saturno attraversa la 12ª casa, la vita non si ferma, cambia direzione da fuori a dentro, da fare a essere. È un tempo in cui l'universo vi chiede di fare ordine nelle stanze dell'anima, di mettere a posto pensieri, paure, blocchi, abitudini che vi hanno accompagnato troppo a lungo. Non per la punizione, ma per la liberazione. Saturno in questo spazio vi dice: adesso non devi dimostrare niente a nessuno, devi solo capire chi sei quando nessuno ti guarda. Molti di voi sentiranno che questi riflettori del mondo si spostano altrove e resteranno con se stessi, con il proprio ritmo, con la propria mente. È un tempo di introspezione, dell'isolamento creativo, della maturazione invisibile. Forse lavorerete dietro le quinte, forse in silenzio, forse in un altro paese o in un luogo che vi costringe a rallentare. Ma proprio lì, in quel punto più quieto, Saturno costruisce le fondamenta della vostra nuova esistenza. È come scavare un pozzo, ci vuole tempo, ma quando l'acqua inizia a sgorgare è limpida e vostra. Molti di voi Toro in questi anni inizieranno una vera ricostruzione interiore, le emozioni, la salute, la fede, la psicologia personale, tutto viene passato al vaglio con calma e rigore. Il corpo diventa un messaggero, la mente un laboratorio, la solitudine un alleato e tutto ciò che sembrava una debolezza con Saturno qui si trasforma lentamente in forza, in equilibrio, in saggezza. Ma Saturno non sarà solo. A partire dal 26 gennaio del 2026, nel vostro stesso 12° campo, si stabilisce anche Nettuno e vi resterà lì per ben 14 anni, quindi fino al 2039. È un incontro raro e potente perché il pianeta della struttura incontra il pianeta del sogno e insieme vi conducono in un viaggio che unisce disciplina e fede, logica, intuizione, concretezza e magia. Se Saturno costruisce muri per darvi stabilità, Nettuno li scioglie per farvi passare la luce e così tra il 2026 e i prossimi anni vivrete una doppia esperienza. Mentre Saturno vi spinge a mettere ordine, Nettuno vi invita a lasciare andare. Vi insegna a fidarvi, ad ascoltare i segnali sottili, a seguire la corrente invece di resisterle. E così come senza accorgertene che inizierete a cambiare modo di percepire la realtà. L'intuizione si farà più acuta, i sogni più vividi, la sensibilità più ampia. Molti di voi si avvicineranno a discipline spirituali come psicologia, arte, scrittura, cura degli altri, ma non per moda, per il richiamo. Nettuno in questo spazio parla di vocazioni che emergono dal profondo. Un giorno vi sveglierete e capirete che il lavoro, la strada o la chiamata che seguite ora erano più dentro di voi da tempo, solo che non le avevate ancora ascoltate. È un risveglio lento, come l'acqua che scava la roccia. Non esplode, scorre, leviga, trasforma. E per alcuni di voi Toro questa energia potrà coincidere con un periodo di emigrazione o di lontananza dal luogo d'origine e con un lavoro più isolato, più riservato, più dietro le quinte, diciamo. Per gli altri sarà l'inizio di un profondo viaggio spirituale o psicologico. Non serve partire per trovarsi altrove, basta avere il coraggio di guardarsi dentro e sarà proprio così che in questo silenzio pieno di senso che accadrà la vera rinascita. Perché mentre Saturno vi chiederà rigore, orari, pazienza, Nettuno vi insegnerà a lasciarvi ispirare. Uno vi farà costruire, l'altro vi farà sognare. Uno vi terrà con i piedi per terra, l'altro vi farà ricordare che avete anche le ali. Questo è un anno di preparazione, è il backstage della vostra vita nuova, stanza segreta dove tutto comincerà a prendere forma, lì nel buio sacro della 12ª casa starete cucendo i contorni della vostra prossima identità. E quando tra qualche anno Saturno e Nettuno vi condurranno fuori da questa dimensione interiore, il mondo vi vedrà diversi, ma voi saprete che questa trasformazione era già avvenuta da tempo, perché la vera rivoluzione non fa rumore, nasce nel silenzio. E per voi Toro state proprio per scoprire quanto potente può essere quel silenzio. Ora parliamo di un altro transito importante di questo 2026 e parleremo di Plutone. Caro mio Toro, se fino ad oggi avete imparato a cambiare voi stessi, ora il cielo vi chiede di cambiare il mondo intorno a voi, perché quando Plutone raggiunge la cima del vostro cielo, quindi stiamo parlando della 10ª casa, il punto più alto del nostro tema natale, nulla resterà com'era. È come se la vita vi portasse lentamente ma inesorabilmente sulla vetta della montagna dove l'aria è più sottile, la visione più chiara e la responsabilità più grande. Dal 2024 e per 20 anni
Del 2024 e per 22 anni, quindi stiamo parlando fino al 2044, Plutone sarà nella parte più elevata e visibile del vostro orizzonte astrologico. È un ciclo lungo, profondo, irrevocabile, come un vulcano silenzioso. Plutone accumula energia, lo fa ribollire sotto la superficie e poi, quando arriva il momento, ovviamente la libera in un'esplosione di verità. Non distrugge per punire, distrugge per rivelare ciò che è veramente autentico. La 10ª casa è la vetta del nostro tema natale, quindi è la sfera delle ambizioni, della carriera, della vocazione, ma anche del ruolo sociale, del destino visibile, ciò che diventate agli occhi del mondo. Quindi nei primi anni di questo transito, stiamo parlando del 2024 in avanti, potresti aver già sentito questo richiamo profondo a ridefinire chi siete e dove state andando. Per alcuno tutto comincia con un evento esterno, quindi un cambio di lavoro, una promozione, un progetto che cresce, una chiamata a maggior responsabilità. Per altri la spinta che nascerà dentro, quindi il desiderio di smettere di seguire vecchie regole e di lasciare andare ciò che non vibra più, di costruire una vita coerente con il vostro potere personale. Plutone non si accontenta della superficie, non vuole che la carriera giusta agli occhi degli altri, ma quella che vi accende proprio dentro, e per portarvi lì non esita a ribaltare dei schemi, posizioni, ruoli. Può far crollare ciò che sembrava stabile, quindi un contratto, un rapporto di lavoro, un ruolo familiare, una struttura professionale, ma solo per far nascere qualcosa di più vero, più vostro, più forte. Nella sua versione più alta, quindi Plutone nella 10ª casa, consegna il potere, ma non un potere che schiaccia, un potere che trasforma. Vi dona la capacità di influenzare gli altri, di guidare, di incarnare autorità e rispetto. Molti di voi Toro sentiranno crescere una forza magnetica, una determinazione che non avevano mai conosciuto, come se dentro di voi si accendesse una fiamma silenziosa che non si spegne mai, una forza che vi spinge verso l'alto, ma non per gloria personale, per una missione. Chi lavora in un ambito pubblico o di dirigenza potrebbe vivere come una scaletta importante, nuove posizioni, ruoli di prestigio, incarichi di responsabilità. Chi invece ha un'attività propria sentirà la necessità di rifondare tutto da zero, con un nuovo stile, una nuova immagine, una nuova direzione, e chi non si riconosce più nel proprio lavoro, nel proprio ambiente, sentirà irresistibile la spinta di chiudere un ciclo, anche se questo significa attraversare una crisi, perché Plutone non accetta compromessi, o tutto cambia o niente cresce. Quindi la 10ª casa è anche il territorio delle figure d'autorità, quindi genitori, superiori, istituzioni, partner di lunga durata. In questi anni i loro destini si intrecciano al vostro. Cambiamenti nella vita del padre, di un coniuge, di un capo, possono innescare riflessi importanti nella vostra storia personale. Plutone agisce a catena, quindi muovendo equilibri che toccano intere strutture familiari o personali, e voi da segno di terra potreste voler resistere, ma questa volta resistere non serve, serve trasformare. A livello emotivo, Plutone nella 10ª casa è un viaggio verso la maturità profonda. Vi insegna a gestire il potere senza averne divorati, a esercitare l'influenza senza bussarne, a comandare senza perdere il cuore. Chi accetta la lezione dopo i primi anni di tempesta diventerà una roccia, autorevole, stabile, consapevole. Chi la rifiuta invece può sentirsi travolto da eventi che sembravano più grandi di lui. Il segreto sta tutto nella parola responsabilità, non più solo doveri verso gli altri, ma responsabilità verso la propria missione. Plutone ti chiede proprio: perché fai ciò che fai? Da dove nasce la tua ambizione? È potere o è vocazione? E ogni volta che mentirete a voi stessi vi mette di fronte a una prova, ogni volta che dite la verità vi spalanca una porta. In questi 22 anni la vostra immagine pubblica si trasforma. Da figure discrete potreste diventare punti di riferimento come guide, insegnanti, mentori. Per altri invece sarà un lungo processo di demolizione e rinascita del proprio percorso lavorativo fino a trovare finalmente la propria vetta. In entrambi i casi il cielo chiede la stessa cosa: autenticità, perché Plutone non premia chi vuole sembrare forte, ma chi è disposto a diventarlo per davvero, e lo fa attraverso esperienze che vi costringono ad usare tutta la vostra energia, tutta la vostra volontà, tutto il vostro coraggio. Vi insegna che la vera potenza non è nel controllo, ma nella padronanza di se stessi.
Toro, questo transito ovviamente non è breve, è una stagione intera di vita, ma quando tra molti anni guarderete indietro, vi accorgerete che tutto ciò che siete diventati, il vostro nome, il vostro lavoro, la vostra reputazione, la vostra missione, è nata proprio qui, in questa lunga danza, possiamo chiamarla, tra fuoco e potere, tra il coraggio e rinascita. Plutone lo farà ovviamente in fondo, non chiederà di dominare il mondo, chiederà di diventare padroni della propria forza. Voi Toro, spero che siete pronti, perché dopo aver imparato a cambiare la forma delle cose, ora potete imparare a cambiare la loro sostanza. E da quel momento in poi niente, davvero niente, sarà più come prima. Toro, parliamo anche adesso ovviamente di Giove, che dopo anni di rivoluzioni interiori, di scavi profondi e di risvegli silenzioso, il cielo finalmente vi regalerà un respiro di calore, perché dal 30 giugno del 2026 Giove, il pianeta della fortuna, dell'espansione, della gioia, entrerà nella vostra quarta casa dell'oroscopo, quella che rappresenta la casa, la famiglia, le radici, il senso dell'appartenenza, e da quel momento qualcosa dentro di voi si scioglierà, come se la vita volesse finalmente restituirvi la pace, la protezione, spazio per fiorire. Giove non è un pianeta qualunque, è grande benefattore dello zodiaco. Ovunque passi, porta luce, fiducia, occasioni, guarigione, e nella quarta casa la sua benedizione tocca tutto ciò che è più intimo, più vostro, più sacro. La casa non è solo il luogo dove vivete, è il luogo dove tornate a essere voi stessi. E sotto questo cielo quella casa si espande, dentro e fuori. Dal punto di vista pratico, questo transito può manifestarsi in mille modi: un trasloco, un acquisto immobile, una ristrutturazione di uno spazio, la nascita di un nuovo equilibrio familiare, o semplicemente il desiderio profondo di ritrovare un luogo che vi rappresenti per davvero. Per alcuni Toro sarà la compravendita di una casa, di un terreno, per altri un ritorno alle origini, per altri ancora la creazione di un nuovo nido, un luogo dove sentirsi finalmente a casa nel senso più pieno del termine. Ma Giove non agisce solo sul piano materiale. Nel vostro cielo del 2026 questo passaggio toccherà anche le radici emotive, vi aiuta a fare pace con il passato, con i genitori, con la vostra storia familiare. È come se portasse una luce dorata in stanze che erano rimaste chiuse troppo a lungo. Vi invita a riconciliare e perdonare, a ricostruire. Molti di voi potrebbero riscoprire un dialogo più tenero con la madre, un legame rinnovato con il padre, o una serenità finalmente ritrovata con chi vi ha cresciuto. Anche chi ha avuto rapporti difficili con la propria famiglia d'origine sentirà nascere dentro di sé un sentimento nuovo di comprensione, più adulto, più saggio, più libero dal risentimento. Giove nella quarta casa porta anche espansione, quindi nascite, ritorni, riunioni, nuove convivenze, figli che arrivano o che crescono, amori che si trasformano in una famiglia. Può essere l'anno in cui la vostra casa si riempie di voci, risate, luce, o semplicemente di presenze che fanno bene al cuore. Chi vive lontano dai propri cari potrà accorciare le distanze o creare una nuova famiglia scelta, fatta di amici, collaboratori, anime affini che vi fanno sentire accolti. Anche la dimensione interiore della casa si espande, vi scoprirete più sensibili, più desiderosi di stabilità, più pronti a curare le vostre radici, ma anche a piantare semi nuovi. Chi ha attraversato anni di lotte e cambiamenti ora sente il bisogno di mettere le mani nella terra, costruire, arredare, cucinare, accogliere. Tutto ciò che profuma di nido e calore vi chiama con forza irresistibile. C'è un dettaglio prezioso. Il leone, segno in cui Giove si muoverà, è il segno del sole, della generosità e del cuore. Questo renderà la vostra quarta casa non solo un luogo di stabilità, ma anche di orgoglio e di luce. La casa non sarà più un rifugio chiuso, ma un piccolo regno personale dove potete sentirvi libere di essere voi stessi, di creare, di amare senza misura. Per molti di voi Toro sarà il periodo in cui la famiglia o la casa in senso simbolico diventa anche una fonte di ispirazione, di creatività, di energia. È l'anno in cui l'amore domestico diventa arte di vivere. Chi lavora da casa o si occupa di progetti familiari potrà espandere con successo le proprie attività. Chi sogna di aprire un'attività propria, un'attività artigianale o creativa, troverà un sostegno e fortuna nei luoghi più familiari.
Giove favorisce anche chi desidera trasferimenti lontani, magari per costruire una nuova base, o chi sogna di investire in un immobile. Ogni scelta che riguarda il dove e con chi sarà sotto la luce più chiara, più serena, più protetta. Ma al di là delle opportunità concrete, questo transito porta anche una cosa più preziosa: il senso di pace dentro di voi. Dopo anni di sradicamenti, Giove vi aiuta a ritrovare il vostro centro, vi fa comprendere che la vera casa non è un indirizzo, ma uno stato dell'anima, e che quando quella pace interiore si accende, tutto intorno a voi comincia ad allinearsi. Toro, il 2026 segnerà l'inizio di un nuovo ciclo di stabilità e calore. Il cielo non vi chiede di correre, ma di radicarvi, di nutrire le vostre radici, di lasciare che la vita cresca in modo naturale, come cresce un albero al sole. Giove vi benedice con opportunità tangibili, ma il suo dono più grande è invisibile: la serenità di sentirvi finalmente al posto giusto, con le persone giuste, nel momento giusto. E in quell'attimo perfetto il cuore, quindi la vostra vera casa, si aprirà. Parliamo di un altro transito, anzi ben 3 transiti, perché parleremo di Venere, Mercurio e Marte. Nel 2026 per voi Toro, fin dai primi giorni di primavera, Venere, la vostra guida celeste, entrerà nel vostro primo campo, quindi dal 30 marzo al 24 aprile il suo magnetismo si accenderà come non accadeva da tempo. È una stagione in cui la vita ti guarda con occhi nuovi e tu ricambi. Ti scoprirai più leggero, più sorridente, più aperto alla bellezza del mondo. La tua presenza conquista, il tuo stile brilla, la tua voce addolcisce. Venere nella prima casa è come una luce soffusa che ti avvolge, attira affetto, opportunità, complimenti, regali, riconoscimenti. Tutto ciò che ami comincia a rispondere al tuo richiamo. È un periodo perfetto per curare l'immagine, rinnovare il guardaroba, cambiare look, fare acquisti intelligenti, prendersi cura del corpo e della pelle, e rimettersi in forma, o semplicemente riscoprire il piacere di piacersi. Chi vive una relazione sentirà la voglia di riscoprire la tenerezza, chi è single potrà attirare incontri leggeri ma luminosi, e anche sul lavoro la tua energia cambia, l'autostima diventa magnetismo. Venere nella prima casa ti insegna che quando ti senti bene con te stesso, tutto comincia a fluire in modo naturale. È un momento in cui la vita sembra sorriderti senza sforzo, ma è perché finalmente sei tu a sorridere per primo. Poi però ovviamente l'atmosfera cambia con l'arrivo di autunno, perché dal 6 ottobre al 16 novembre Venere è retrograda, un evento raro e sempre significativo. Il pianeta dell'amore e dell'armonia rallenta, e lo fa attraverso 2 segni intensi, Scorpione e Bilancia, e nel tuo tema natale si attiva la sesta e settima casa. Questo significa che l'attenzione si sposta dalle emozioni espanse alla cura dei legami, del corpo e delle relazioni. È tempo di guardarsi dentro, di sistemare ciò che è rimasto sospeso, di fare pulizia nella sfera personale e professionale. Quando Venere è retrograda, il mondo esterno rallenta, ma quello interiore parla più forte. In questi giorni potresti sentire riaffiorare vecchie relazioni, clienti del passato, collaborazioni interrotte, partner che tornano, o semplicemente antiche emozioni mai davvero elaborate. Il cielo non lo fa per confonderti, lo fa per aiutarti a capire cosa merita spazio e cosa no. In amore possono tornare persone del passato per chiarire, chiudere o riaccendere. Sul lavoro si ripresentano vecchi compiti o progetti da rivedere, o colleghi con cui sistemare questioni in sospeso. Nella quotidianità il moto retrogrado di Venere invita a prendersi cura anche del corpo, fare le analisi, i controlli, i bilanci. È un ciclo perfetto per aggiustare, non per iniziare, per tornare dove avevi lasciato qualcosa e portare a termine con grazia ciò che era rimasto in sospeso. Evita invece in questo periodo grandi cambiamenti estetici, acquisti costosi e decisioni affrettate in amore e finanze. Venere retrograda non ama le mosse impulsive, preferisce la lentezza, il ripensamento, la consapevolezza. È un viaggio dentro te stesso, nel modo in cui ami, curi e condividi, e alla fine di questo passaggio ti ritroverai più limpido, più centrato, più autentico, pronto a scegliere con il cuore, non con l'abitudine. Ma non è finita qui. Il 2026 porta con sé anche 3 fasi di Mercurio retrogrado che scandiscono l'anno come 3 piccole parentesi di riflessione.
Mercurio, il messaggero del cielo, ovviamente ti insegna che la comunicazione è l'arte e che a volte per andare avanti bisogna rivedere, riscrivere e riparlare. Il primo passaggio è dal 25 febbraio al 20 marzo con Mercurio retrogrado nel segno dei pesci, toccando la tua 11ª casa. Quindi parliamo delle amicizie, gruppi, reti, progetti futuri. Qui dal passato bussa sotto forma di contatti che tornano, sogni che chiedevano nuova forma, collaborazione da riordinare. Può essere il momento giusto per rivedere un piano professionale, aggiornare un sito, disegnare una strategia online o ristabilire legami importanti con persone che ti hanno sostenuto. Ma non è tempo per lanci nuovi, è tempo per ristrutturare ciò che già esiste. La seconda fase arriva dal 18 giugno al 12 luglio, quando Mercurio rallenta nel segno del Cancro, quindi nella tua terza casa. Qui il richiamo è la comunicazione più intima, quindi parliamo di documenti, viaggi, fratelli, sorelle, parenti, studio. La parola in sé è un periodo per ripensare, rileggere, rispondere, tornare ai luoghi magari che già conosci. Può esserci anche una revisione di un contratto, un colloquio da dover ripetere, un vecchio corso da tornare per magari rifarlo, ristudiarlo. Evita però acquisti tecnologici o accordi nuovi, meglio sistemare quelli che già avevi. L'ultima fase retrograda è dal 9 al 29 ottobre, sarà nel segno dello Scorpione, quindi qui il cielo ti chiede il silenzio utile, quello che prepara le svolte, perché la settima casa, quella delle relazioni e dei contratti, quindi anche le settimane autunnali potranno portare delle discussioni chiarificanti, revisioni di accordi, ritorni degli ex, aggiustamenti legali o commerciali. Tutto ciò che riguarda il noi sarà sotto revisione. Se qualcosa scricchiola, potrai finalmente vedere dov'è questa crepa, ma al tempo stesso potrai consolidare le unioni sincere, quelle che resistono alla prova del tempo. Nel 2026 Venere e Mercurio ti insegnano la stessa lezione: la bellezza non nasce dal nuovo ma dal vero. Quindi prima di cambiare risana, prima di parlare ascolta, prima di scegliere ricorda. E quando alla fine di quest'anno guarderai indietro, scoprirai che ogni ritorno era solo una curva sulla strada che ti portavi a te stesso, più lucente, più consapevole, più integro che mai. Ora parliamo di Marte. C'è un momento nel 2026 in cui il ritmo accelererà all'improvviso, perché dal 19 maggio al 27 giugno Marte sarà nella tua prima casa e la vita risponde al richiamo con una scossa netta. Il corpo si desta, l'iniziativa riparte, la volontà si fa più tagliente. È il tempo del voglio e faccio, del passo svelto, dello sguardo che mira dritto all'obiettivo. L'energia sale, lo sport chiama, il coraggio prende forma delle azioni quotidiane. Quindi potrebbero esserci cambi turni, firme, decidi, ti alleni, ti spingi. È una stagione insomma del protagonismo, tu sei il motore della storia. Attenzione solo alla ruvidità che Marte porta con sé quando preme sull'acceleratore. Mentre Marte ti riporta al centro della scena, il cielo alza il sipario anche su una serie di eclissi che marcano svolte vere, quelle che restano incise a lungo. È l'anno in cui l'asse dei nodi si sposta su Leone Acquario, un asse caldo, luminoso e sociale, l'eco della precedente direttrice Venere Pesci. Continua però a vibrare, portando a compimento storie iniziate negli anni scorsi. Se voi ricordate il sapore di questi passaggi, torni alla memoria del 2017 e il 2019, ancora più indietro al 2008-2009. Lì c'erano i semi di ciò che ora va a maturare. Tutto comincia insomma di queste eclissi il 17 febbraio con l'eclissi solare in Acquario, nella tua 10ª casa. La cima dell'oroscopo, la vetta in cui si vede lontano. Questa luna nuova potentissima, un seme che pianta in alto nel territorio della vostra carriera, del ruolo pubblico, dello status, lì dove si definisce il tuo nome agli occhi del mondo. Qualcosa si accende, nuove responsabilità, proposte inedite, cambi di regime e di orari. Un'autorità diversa da abitare, per alcuni è una nomina, per altri l'inizio di una strada professionale completamente nuova, per altri ancora la svolta di status che cambia i documenti e l'agenda, un matrimonio atteso, una separazione necessaria, una migrazione che ti colloca altrove. La 10ª casa è la corona dell'albero, ciò che nasce qui non solo è tuo, è visibile, si annuncia, si celebra.
2 settimane dopo abbiamo il 3 marzo, nella quinta casa del vostro oroscopo, l'eclissi lunare in Vergine ovviamente. Questo è un culmine emotivo che finalmente, diciamo, vedi, porta anche il sigillo di un bellissimo trigono con Giove, quindi ci sarà un'apertura grande, una porta che si spalanca dalla parte delle opportunità. Sarà un territorio dell'amore, del gioco, dei figli, della creatività, della scena. Qui si raccoglie un frutto, si conclude un progetto, si annuncia una decisione di cuore. C'è chi riceve una proposta, chi scopre una gravidanza, chi porta in pubblico un lavoro creativo su cui si faticava da tempo. C'è chi sceglie con chiarezza cosa non rappresenta più e chiude una storia per farne nascere una capace di respirare per davvero. Diciamo che è una luna che rivela, che mette in ordine le priorità del cuore. Cosa si fa ardere? Cosa vuoi dire sì? L'estate invece porta un cambio di stagione nel cielo, perché il 12 agosto arriva l'eclissi solare, in questa volta abbiamo nel segno del leone, quindi parliamo della tua quarta casa dell'oroscopo, parliamo di casa, famiglia, radici, la stanza segreta dove riposi, ti ricarichi. Qui la luna nuova, l'eclissi, si unisce a Giove in Leone e l'aria profumo di espansione, traslochi, acquisti, ristrutturazioni, nuovi inizi domestici, le stanze si allargano, i semi si scaldano, diciamo che la famiglia cambia forma. Qualcuno arriva o qualcuno parte, qualcuno torna, si firma, si sistema, si lega a un indirizzo o un sentimento. È la pagina in cui tu scrivi il nuovo capitolo del tuo nido. Non un rifugio che chiude, ma diciamo un centro per te che si accende. 2 settimane dopo, il 28 agosto, ci sarà nell'11ª casa l'eclissi lunare in Pesci. Quindi illumina reti, amicizie, gruppi, progetti collettivi e obiettivi a lungo raggio. Si chiarisce, diciamo, che chi cammina con te e chi no, magari finirà un'alleanza, un'altra nascerà, un team si riorganizza, una comunità si accoglie. È la scena della tua visibilità online, delle tue iniziative condivise, dei luoghi dove la tua voce raggiunge molti, una chiusura che libera, una firma che apre, un risultato che arriva. E se senti il desiderio di parlare a più persone, di portare il tuo progetto tra le mani giuste, questa luna ti spinge sul palco giusto, perché queste eclissi e un Marte nel segno, un anno che accende motori e cambi scenari. Prima la spinta, quindi dal 19 maggio al 27 giugno ti muoverai come non facevi mai. Poi le curve del destino, perché febbraio ti metterà il fare sulla vetta, marzo chiarisce il cuore, agosto apre la casa e riordina le costellazioni tue intorno a te. Ogni passaggio ha il suo perché, diciamo, ogni svolta la sua coerenza. Tu devi soltanto essere presente, agire quando serve, scegliere quando è il momento di lasciare andare, quando la verità lo chiede. Ora passiamo a raccogliere, diciamo, tutti questi transiti nelle sfere delle nostre vite. Ora Toro, parliamo della sfera di autorealizzazione. Nel 2026 la parola che guida tutto è la stabilità interiore. Dopo 7 anni turbolenti, dopo questo Urano impetuoso che ha scosso le fondamenta del tuo mondo, ora finalmente l'aria cambia. È come se una lunga tempesta lasciasse spazio al silenzio dopo la pioggia. E in quel silenzio tu potessi riconoscere chi sei diventato, perché sì, negli ultimi anni non sono stati per niente facili, ti hanno costretto a reagire prima di capire, a decidere prima di essere pronto, a reinventarti mentre ancora cercavi un equilibrio. Ma proprio da quel caos nasce la tua nuova solidità. Il 2026 segna la fine di questo transito di Urano nel tuo segno e con il suo passo oltre il confine, il 26 aprile del 2026 si chiude questa epoca. L'energia si calma, il terreno smette di tremare e dentro di te arriva una pace diversa, non la quiete dell'inerzia, ma quella della maturità conquistata. Ora sai come gestire il cambiamento, come affrontare l'imprevisto, come restare te stesso anche quando il vento gira. Eppure mentre la vita eterna si fa più ordinata, una nuova rivoluzione comincia proprio dentro di te. Il tuo sguardo si sposta dalle dinamiche sociali, dai gruppi, dalle battaglie collettive alla tua dimensione personale più intima.
Il tempo di capire dove vuoi mettere radici e in cosa vuoi investire davvero. Se gli anni di Urano ti hanno insegnato la libertà, ora arriva il momento di usarla per creare stabilità. Nei primi mesi dell'anno, fino al 30 giugno, Giove, il pianeta dell'espansione e delle opportunità, attraversa la tua terza casa dell'oroscopo. Qui ti regala strumenti preziosi per la realizzazione personale. Giove in questo settore apre la mente, moltiplica le connessioni e favorisce l'apprendimento e gli scambi. È come una ventata d'aria nuova che porta idee, proposte, incontri. Potresti scoprire che la crescita non passa più dal far di più, ma dall'imparare meglio. Può essere un corso, un diploma, un tirocinio, una nuova collaborazione. Per alcuni di voi Toro questo transito porta contatti con l'estero, dei scambi digitali, nuove piattaforme. Per altri si traduce in una rete di persone affini come amici, colleghi, partner. Giove qui agisce come un mentore, ti mostra che la tua voce conta e che la tua esperienza può diventare valore anche per gli altri. Parallelamente Saturno e Nettuno si muovono nella 12ª casa, il regno delle radici invisibili, e lì lavorano in silenzio. È un transito sottile ma potente che cambia il modo in cui vivi te stesso. È come scavare in profondità per costruire fondamenta più solide. Saturno ti chiede disciplina, pazienza e responsabilità, quindi ti spinge a lavorare su ciò che non si vede. Abitudini, convinzioni, limiti mentali per strutturare un equilibrio che duri nel tempo. Nettuno invece apre la dimensione più spirituale, ti guida verso la consapevolezza, l'intuizione, la connessione con la parte invisibile della realtà. Insieme ti insegnano a costruire in silenzio, a creare senza bisogno di mostrare, a lavorare per risultati che restano. Questa combinazione parla di progetti a lungo termine come percorsi di studio, immobili, investimenti, tutto ciò che richiede impegno ma offre stabilità. Il Toro per natura gioca sul lungo periodo, ma ora questa strategia si rafforza, diventa metodo. Non cerchi più soddisfazioni immediati, cerchi sicurezza, radici, direzione, e proprio per questo le scelte che farai in questi mesi avranno un effetto duraturo. Sono i mattoni del futuro che stai costruendo. Il 2026 ti insegna che la realizzazione non nasce dal controllo, ma dalla padronanza di sé. Hai imparato a gestire la tempesta, ora impari a gestire la calma. Hai costruito forza reagendo, ora costruirai forza progettando. E mentre il mondo ti vede più solido, più centrato, più concreto, dentro di te nasce una nuova forma di libertà, quella che viene dal sapere esattamente dove stai andando e il perché. Questo è l'anno in cui non insegui più i treni che passano, li costruisci e li guidi tu. Parliamo ora di soldi e finanze. Nel 2026 la parola denaro non avrà più lo stesso significato di prima. Il modo in cui guadagni, spendi, investi o semplicemente valuti te stesso comincerà a cambiare in modo irreversibile. Il 26 aprile Urano, il pianeta dei cambiamenti improvvisi, della libertà e delle rivoluzioni, entrerà proprio nella tua seconda casa dell'oroscopo, quella che governa finanze e risorse e autostima. E da quel momento, per i prossimi 7 anni, inizierà per te una vera rivoluzione economica e personale. Già nel 2025 avevi potuto percepire una sorta di visita di prova, un anticipo di ciò che stava per arrivare, ma ora Urano torna con un invito chiaro: è tempo di cambiare il tuo rapporto con il denaro e con la sicurezza. E questo non sarà una rivoluzione caotica, sarà un risveglio. Urano è il pianeta della libertà, ma quando entra nella casa del denaro, quella libertà assume un colore particolare. Non si tratta solo di guadagnare di più, ma di imparare a gestire in modo diverso ciò che possiedi, di creare flussi più autonomi, più flessibili, più adatti a chi stai diventando. Questo transito ti spinge a sperimentare, ad uscire dai modelli economici rigidi, dai vecchi schemi professionali, dalle dipendenze lavorative e dai ruoli che ormai ti stanno stretti. Per molti di voi Toro sarà il momento di una svolta radicale. Chi ha sempre lavorato in un'azienda con orari fissi e mansioni prestabilite potrebbe sentire l'urgenza di mettersi in proprio, di costruire un sistema più dinamico, indipendente, dove sei tu a decidere il tuo ritmo. Per altri può essere l'inizio del freelance, di un'attività creativa o digitale, di un mestiere che non risponde più a un cartellino ma al desiderio di libertà.
Per qualcuno addirittura questo transito segnerà un passaggio alla pensione, un nuovo modo di usare il tempo e le risorse, ma sempre con la stessa intenzione di vivere secondo i propri termini. Urano ti spinge a ridefinire il concetto di valore, non più quanto guadagno, ma quanto posso generare con la mia autenticità. E così potresti scoprire che la stabilità economica non viene da un'unica fonte, ma da più canali che si intrecciano: un lavoro principale, una collaborazione parallela, un investimento, una rendita immobiliare o un progetto online. È un'epoca della diversificazione, non solo per progetti dalle incertezze, ma per darti la possibilità di scegliere. Urano, nella seconda casa, ti insegna che la vera sicurezza nasce dalla flessibilità, non dal controllo. Ti mostrerà che perdere una fonte di reddito non significa perdere tutto, se nel frattempo è costruito un ecosistema di altre possibilità. Ecco perché potresti sentire l'impulso di investire, spostare risorse, provare nuovi strumenti finanziari, a esplorare metodi di pagamento e forme di guadagno più moderne, tecnologiche, persino digitali. È un'energia progressista, curiosa, che ti chiede di aggiornarti. Chi lavora nel commercio, nei servizi e nei media troverà nuove vie per monetizzare la propria presenza, magari attraverso delle piattaforme, marketing, corsi, consulenze. Certo che con Urano in questa posizione la stabilità potrebbe sembrare un'illusione. Ci saranno dei mesi in cui le entrate saleranno, altri in cui rallenteranno, ma proprio in questa oscillazione nascerà una nuova consapevolezza. Il denaro non è qualcosa da temere, è qualcosa da muovere, è un'energia viva che si rigenera solo se la lasci fluire. Potresti vivere momenti in cui investi tutto ciò che hai in un progetto o in un bene concreto, una casa, un'attività, un nuovo corso, e per un istante sentire il vuoto nel conto, la vertigine del riparto da zero. Ma in realtà non sarà una perdita, sarà una trasformazione di un capitale statico in un seme vivo, perché Urano non porta mai via, Urano trasforma e ti insegna che anche la mancanza a volte è solo spazio libero per qualcosa di più grande. Nei prossimi anni questo transito cambierà il tuo rapporto con la sicurezza materiale, ma soprattutto con la sicurezza interiore. Capirai che non si tratta solo di quanto possiedi, ma quanto credi di meritare. Il valore economico seguirà quello personale. Più riconoscerai la tua unicità, più saprai creare opportunità coerenti con ciò che sei. Il Toro nel 2026 inizia così una nuova era del denaro. Non avrai più paura di perdere, ma il desiderio di innovare. Non più accumulo, ma circolazione. Non più rigidità, ma creatività applicata alla materia. E dentro tutto questo un messaggio chiaro. La libertà che cerchi fuori inizia nel modo in cui ti permetti di cambiare dentro. Parliamo di amore e vita sentimentale nel 2026 per voi, Toro. L'amore ti porterà indietro nel tempo, ma solo se sai mostrarti fin dove sei arrivato, perché fino al 18 agosto, nella tua quinta casa dell'oroscopo, la casa del cuore, dei sentimenti, dei figli, si muove ancora il nodo lunare sud, il punto karmico che riporta alla luce ciò che deve essere compreso, integrato o definitivamente lasciato andare. È come se il cielo ti dicesse: ricorda ciò che hai vissuto, perché ora sta per cambiare forma. Questo nodo, attivo già nel gennaio del 2025, continua a intrecciare le trame del passato nella prima parte del 2026. Non significa che gli eventi si ripeteranno identici, ma che le stesse lezioni emotive torneranno, questa volta per essere risolte con più consapevolezza. Il nodo sud è la memoria del cuore, il luogo dove si accumulano le storie, i legami, le abitudini affettive che ci tengono ancorati a ciò che conosciamo. Quando transita nella quinta casa, la vita sentimentale diventa un riflesso di tutte le esperienze che ti hanno formato. Per qualcuno questo si tradurrà in un amore tranquillo, maturo, che si stabilizza dopo anni di onde e scosse. Nelle coppie consolidate la passione non svanisce, ma si trasforma in fiducia, in una forma di calma che non è freddezza, ma solidità. Il nodo sud qui insegna la quiete dopo la tempesta. Può esserci meno slancio romantico, meno fuoco di scena, ma più presenza, più serenità. I partner si concentrano su propri progetti, sulle proprie ambizioni e lasciano che il legame viva
di equilibrio, senza bisogno di drammi o prove. È l'amore che non chiede dimostrazione perché sa di esserci. Per altri Toro, invece, questa energia porterà incontri che sembrano scritti prima della nascita. Con il nodo sud, nella quinta casa, può arrivare una persona capace di accendere una fiamma che non sapevi più esistere. Non sarà un incontro qualunque, sarà riconoscimento. Guarderai negli occhi qualcuno e sentirai: io ti ho già conosciuto. Non nel tempo, ma diciamo nell'anima. Questo tipo di connessione può essere stravolgente, magnetica, ma anche karmica, un amore che riapre ciò che era rimasto sospeso in altre epoche o semplicemente in altri capitoli della tua vita. E non sempre sarà facile distinguere tra destino e ripetizione, perché il nodo sud può portare anche l'illusione nell'amore perfetto, quando in realtà ti sta mostrando un pattern da superare. La chiave sarà riconoscere la differenza tra chi ti attrae per abitudine e chi ti risveglia per evoluzione. Per chi invece vive relazioni incerte o instabili, il 2026 sarà l'anno della chiarezza, quel senso di non sapere dove va la storia, di restare in sospeso tra il sì e no, di non capire se l'altro è davvero con te. Tutto questo diventerà insostenibile. Il nodo sud spinge a guardare la verità anche quando fa male. Potresti sentirti spinto a parlare, a chiedere, a mettere le carte in tavole. Chi siamo? Dove andiamo? E da quella conversazione nascerà una scelta. O la relazione si evolve o si chiude, liberando spazio per qualcosa di più sincero. Non è un ultimatum, è un passaggio di maturità, perché a questo punto del cammino tu non cerchi più emozioni forti, cerchi coerenza, rispetto e visione. Ma c'è anche un'altra possibilità. Per chi da tempo sente che la relazione è arrivata al limite, il nodo sud può portare la separazione, spesso inevitabile, spesso naturale, eppure anche in quel distacco c'è un seme di liberazione, perché chiude ciò che è stato vissuto e prepara un terreno pulito per il nuovo. E se la rottura dovesse arrivare, il cielo promette un'ultima finestra di revisione tra il 3 ottobre e il 4 novembre del 2026, quando Venere sarà retrogrado e i legami del passato potrebbero riapparire, vecchi amore, antiche conversazioni, relazioni mai del tutto concluse. Tutto può tornare sotto forma di messaggio, incontro, sogno o tentazione, ma stavolta non sarà per ricominciare come prima, sarà per capire perché è finita. In quei mesi Venere retrograda e Urano creeranno tensioni sottili tra il cuore e la libertà, tra affetto e indipendenza. Il cielo ti inviterà a un principio tanto semplice quanto cruciale. In amore, nei soldi, serve chiarezza. Se ci sono dei conti in sospeso materiali e emotivi, andranno regolati. Urano, che ormai domina la tua seconda casa, parlerà anche di trasparenza economica nelle relazioni, quindi niente zone d'ombra, niente scambi unilaterali. L'amore resta amore, ma la giustizia deve valere anche nel dare e nel ricevere. E infine, per chi è solo, ma sente che nell'anima si sta risvegliando, il cielo prepara qualcosa di raro, un incontro che segna un prima e un dopo. Non cercarlo, sarà lui o lei a trovarti. Potrebbe arrivare in un luogo imprevisto, attraverso una passione, un viaggio, un progetto creativo, e anche se non durerà per sempre, lascerà un'impronta indelebile, quella di aver ricordato che sei vivo, che puoi ancora amare con tutto te stesso, ma senza perdere te stesso. Fino al 18 agosto con il nodo sud continuerà a spingerti a comprendere, a liberarti, a chiudere cicli affettivi che non ti rispecchiano più. E dopo quella data, con il suo passaggio altrove, il campo dell'amore si farà più limpido, più consapevole, più vero. Perché alla fine questo transito non parla solo di chi ami, ma di come ami. E nel 2026 tu, Toro, imparerai che l'amore non è possesso né bisogno, è scelta. E tu stai finalmente scegliendo te stesso. Il tema invece di famiglia e figli per voi Toro nel 2026 si colora di destino. Nella quinta casa dell'oroscopo, della creatività, dell'amore puro, della discendenza si muove ancora il nodo lunare sud, il punto karmico che chiude i cicli e restituisce ciò che è maturo. È attivo da gennaio del 2025, come
abbiamo già accennato, e resterà lì fino al 18 agosto del 2026, segnando un periodo in cui le dinamiche familiari e affettive raggiungono un punto di completamento. È il momento in cui il cielo chiede di lasciare andare ciò che è compiuto o di accoglierlo in una forma nuova, più consapevole. Per chi desidera un figlio, questo transito ha un significato speciale. Se una gravidanza o una nascita avverranno entro il 18 agosto, quel bambino porterà con sé un'impronta antica, un'eredità di luce. Sarà un'anima che riunisce in sé le qualità più pure della tua genealogia, come se attraverso questo bambino un tuo antenato tornasse a vivere in una versione rinnovata. Il nodo sud parla sempre di radici, di un passato che non muore, ma si rinnova attraverso la vita stessa. Anche un bambino nato in famiglia, magari da un fratello o da una sorella, avrà in questo periodo una missione importante per il destino del vostro albero. Ogni nascita in questo arco di tempo è un segno del cielo che il ciclo karmico della famiglia si compie, che il cerchio delle anime si chiude e ricomincia. Per chi invece sta riflettendo se avere o meno un altro figlio, questo transito invita alla calma. Il nodo sud tende a ridurre le possibilità materiali, ma amplia quelle spirituali. Potrebbero esserci ostacoli o attese, ma se la decisione sarà presa con maturità e convinzione, il cielo potrà sostenerti anche attraverso la medicina, la scienza o i mezzi più moderni. Perché quando il desiderio nasce da un intento profondo, l'universo trova sempre il modo di rispondere. È un periodo di forti connessioni tra le generazioni, quindi genitore, figli, nonni, antenati, un tempo in cui ogni gesto familiare ha un significato più grande. E anche se non tutti, Toro, vedranno un cambiamento concreto nella vita domestica, qualcosa dentro di voi maturerà. La consapevolezza di ciò che è davvero importante, di chi porta avanti la vostra storia e di quanto amore è servito per arrivare fino a qui. Abbiamo accennato dei soldi, ma ora parliamo anche della carriera. 2026, mio caro Toro, è tempo di salire sul palcoscenico della tua stessa vita. Dopo anni di costruzione silenziosa, il 2026 apre finalmente le porte della realizzazione esterna, perché dal 18 agosto il nodo lunare nord, simbolo dell'evoluzione e del futuro, entra nella tua 10ª casa dell'oroscopo, la casa della carriera, del prestigio e dell'autorevolezza. È il punto più alto del tuo cielo, è il vertice che rappresenta ciò che stai diventando, e in questa stessa zona Urano, ormai pienamente attivo nella tua seconda casa, ti invita un'onda di concretezza e coraggio, favorendo i guadagni, i riconoscimenti e le nuove responsabilità. Dopo anni in cui la vita ti ha chiesto di cambiare dentro, ora ti invita a mostrare fuori ciò che hai imparato. Inizia un periodo in cui la voglia di emergere, di affermarti, di avere un ruolo chiaro e rispettato cresce con forza. Vuoi un titolo, un contratto, un nome su una targa? Non per vanità, ma per identità. Desideri che il tuo lavoro, la tua fatica, la tua dedizione abbiano un volto riconoscibile, e il cielo è pronto a darti quella conferma. Per qualcuno questo significherà ufficializzare un ruolo o un'unione, quindi sposarsi, fondare un'attività, registrare un marchio, firmare un accordo professionale. Per altri potrà manifestarsi come una nuova posizione, un avanzamento o una decisione di mettersi in proprio. Il nodo nord qui ti chiede di assumerti la responsabilità del tuo successo, di non nasconderti più dietro la prudenza o la modestia, ma di mostrarti come sei competente, preparato, autorevole. Allo stesso tempo, però, il cielo ti mette in guardia. Inseguendo il riconoscimento potresti cadere nella trappola dell'illusione di essere indispensabile. Il nodo nord, con la sua energia ambiziosa, può spingerti ad accettare troppi compiti, troppe responsabilità fino a dimenticare se stessi. Ricorda, Toro, nel lavoro nessuno è davvero insostituibile, lo sei solo nella tua casa tra chi ti ama. La vera grandezza è trovare un equilibrio tra il ruolo pubblico e la vita privata, tra il dovere e la serenità.
A fine maggio del 2026 un piccolo passaggio teso nel cielo potrà creare frizioni professionali, contrasti con superiori, colleghi o clienti o disaccordi burocratici, ma nulla che non possa essere gestito con calma e la fermezza che ti caratterizzano. È un test di equilibrio e lo supererai con stile. Da agosto in poi ascesa diventa visibile, le porte si aprono, il tuo nome circola, la tua voce conta, perché tutto ciò che hai costruito nel silenzio ora prende forma, si consolida e diventa ciò che sei sempre stato destinato a diventare, una guida, un riferimento, un esempio di perseveranza. Parliamo ora ovviamente di ultima, ma non meno importante, che è la salute. Il corpo parla la lingua dell'anima e quest'anno ti chiederà ascolto, mio caro Toro. Il 2026 ti invita a fermarti, a respirare più lentamente e a rientrare nel corpo come in una casa che chiede di essere accudita. Due pianeti importanti, Saturno e Nettuno, attraversano la tua 12ª casa dell'oroscopo, la zona più silenziosa del tuo oroscopo, quella che parla della salute profonda, dei processi invisibili, delle energie che si muovono dentro di te, prima ancora che qualcosa si manifesti fuori. È la casa delle memorie del corpo, dei disturbi che nascono da ciò che abbiamo represso e ignorato. E quando Saturno e Nettuno si incontrano qui, la vita ti invita a prenderti cura di te, con disciplina e compassione allo stesso tempo. Non è un transito che porta a malattie improvvise o eventi drammatici, ma chiede consapevolezza. È il classico momento in cui il corpo comincia a sussurrare e tu devi imparare a capire quei sussurri prima che diventano richieste più profondi. Saturno, pianeta della responsabilità, ti chiede ordine, regolarità, costanza. Nettuno, pianeta della sensibilità e della dissoluzione, ti chiede invece di sciogliere, di lasciare andare tensioni, colpe, abitudini che intossicano. Insieme formano una coppia insolita, uno costruisce, l'altro purifica. E tu, tra questi due mondi, impari l'arte della prevenzione consapevole. Molti di voi Toro già nel 2025 hanno iniziato a occuparsi più attivamente del proprio benessere, controlli medici, analisi, integrazioni di vitamine, cura dell'alimentazione, movimento, ginnastica, yoga, camminate. Comunque ditemi nei commenti che cosa avete iniziato voi. Tutto questo ora diventa parte essenziale del tuo equilibrio. Non si tratta più di star bene, ma di restare centrato. Corpo, mente e spirito si allineano e ogni gesto diventa un atto di amore verso di te. Il cielo dice: se ti prenderai cura del tuo corpo oggi, eviterai di curarlo domani, perché Saturno, severo ma giusto, non perdona l'incuria. Ciò che trascuri ora potrebbe riemergere tra 3 anni, quando entrerà proprio nel tuo segno, chiedendoti il conto di ciò che hai rimandato. Perché il 2026 non è un anno per ignorare i segnali. Il tuo corpo potrebbe parlarti attraverso la stanchezza cronica, tensioni muscolari, dolori articolari o mal di testa ricorrente. Potresti notare cambiamenti nella vista o piccole avvisaglie che ti invitano a rallentare. Il messaggio non è di allarme, ma di cura profonda. Questo è il momento per rimettere in equilibrio ciò che da tempo chiede attenzione: le articolazioni, la schiena, le circolazioni, la tiroide, i ritmi del sonno e soprattutto l'energia. Perché Saturno e Nettuno in 12ª casa non parlano solo del corpo fisico, ma anche dell'energia vitale, di quanta ne dai e a chi la regali e quanta ne tieni per te. È importante concederti spazi di recupero, di silenzio, di isolamento rigenerante. Un ritiro, un soggiorno in un luogo calmo, un periodo in mezzo alla natura o al mare potranno avere un effetto profondamente terapeutico. Saturno ama la struttura, Nettuno ama il flusso. Il segreto è trovare un equilibrio tra le due cose. Crea una routine, ma lasciale spazio per respirare. Alterna disciplina e libertà, esercizio e riposo, impegno e contemplazione. Questo stesso transito può anche portarti a prenderti cura della salute di qualcun altro. Potresti occuparti di un genitore, di un familiare o
di una persona cara che attraversa un periodo di fragilità. E in questo gesto di dedizione potresti scoprire una nuova parte di te, quella che guarisce non solo se stessa, ma anche gli altri. La 12ª casa è infatti anche la casa della compassione, della solidarietà. In molti casi questo periodo porta un coinvolgimento diretto in attività benefiche, ospedali, cliniche, centri di assistenza o volontariato. È un tempo di servizio silenzioso, di empatia concreta. Nettuno in particolare ti apre la dimensione più sottile della guarigione, la meditazione, la respirazione consapevole, l'acqua, la musica, il contatto con la natura diventano medicine per l'anima. Saturno invece ti ricorda che anche la spiritualità ha bisogno di disciplina, è l'anno perfetto per creare una routine quotidiana, una routine che unisca corpo e mente, come se fosse yoga, camminate mattutine, stretching. Nel complesso, Toro, il 2026 è un anno in cui impari a sentirti intero. Non serve aspettare un sintomo per cambiare qualcosa, ogni atto di prevenzione è già una forma di guarigione. Se il corpo ti chiede di fermarti, ascoltalo, non è debolezza, è saggezza. Questo è il momento di purificare, alleggerire, chiudere vecchi cicli anche a livello fisico, liberarti da abitudini che ti rallentano, da alimenti o pensieri che ti appesantiscono, da ritmi che non ti appartengono più. Saturno e Nettuno insieme ti insegnano una lezione preziosa. La vera forza non è nel resistere, ma nel sapere quando riposare. E in quel riposo, in silenzio, in pomeriggio tranquillo, nella pace di un respiro profondo, scoprirai che la guarigione non arriva da fuori, ma da dentro. Spero che questo oroscopo vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciarmi un like. Se ancora non lo fai, seguimi e ci vediamo al nostro prossimo video.